Presentato molti autori, scrittori eccetera, è una bella emozione perché non mi è mai capitato invece di presentare un collega che stimo, un collega veramente bravo che ha scritto un libro di storia. Sì, devo dire la verità, Bruno, non è che te lo dico, che ha la grande qualità di essere scritto con un linguaggio molto appassionato, una scrittura limpida, cristallina, efficace, ma allo stesso tempo calda, e non è da tutti gli storici riuscire a raggiungere questo intento comunicativo. Tu insomma hai scritto tanto, hai scritto sul Risorgimento, sulla Grande Guerra, insomma ti conoscono tutti, hai collaborato con diverse testate giornalistiche, con l'Università della Terza Età, però ecco, riuscire poi a trovare una linea comunicativa che arrivi a tutti e arrivi anche alla tua passione è un qualcosa che mi ha veramente colpito. Tant'è che per iniziare, non vuol dire da chi lascia parlare. Grazie, no. Va bene, no. Tant'è che per iniziare vorrei leggere una parte dell'introduzione, pochi capoversi, per proprio mostrare come questa tua scrittura sia così, secondo me, efficace. Dopo il turbinio delle invasioni barbariche e la caduta dell'impero romano d'Occidente, le città europee, in quanto centri commerciali e artigianali, non persero subito la loro rilevanza. Tuttavia, a partire dall'VIII secolo, lo spadroneggiare delle flotte islamiche, sempre a caccia di bottino e di schiavi, aveva provocato la rovina di molti porti. Secondo il grande storico belga Henri Pirenne, era stata proprio la paralisi dei commerci con i ricchi porti del Mediterraneo orientale a provocare il declino delle città litorali. Solo quelle che ancora orbitavano attorno a Costantinopoli, come Venezia, Amalfi e Bari, avevano mantenuto in vita i loro traffici. L'assenza di sbocchi commerciali vanificava qualunque slancio produttivo. L'impero di Carlo Magno era chiuso nel continente. Sbigottiti d'orrore, i pochi gruppi sopravvissuti si tenevano avvinti ai rari luoghi fortificati, come le abbazie o le fortezze, nella speranza che un potente padrone li preservasse dall'incrudelire dei saraceni o di altri pedoni come i normanni o gli ungari. Il clima si era raffreddato, le epidemie infuriavano e l'angelo della morte mieteva le vite umane come spighe di grano. La povertà dilagava trionfante e la popolazione europea illanguidiva. Le antiche strade romane, ormai prive di manutenzione, erano ridotte a disastrati e insicuri sentieri terrosi. Una cupa boscaglia si era impadronita del territorio. Complimenti Bruno, perché non è da tutti introdurti già dentro un'atmosfera con un saggio, con un libro di storia. Quindi la prima domanda che ti vorrei fare è innanzitutto quanto questo tuo intento comunicativo, di arrivare, di trasmettere la tua passione abbia condizionato la tua scrittura, o se invece ti viene proprio naturale scrivere in questo modo, e perché dedicare proprio un libro a Iglesias nel basso medioevo e non a qualche altra zona di questo territorio. Allora, Iglesias è interessante perché io non abito a Iglesias e non sono nato a Iglesias, però mio padre era di Iglesias, quindi ho frequentato Iglesias sin da bambino e poi ho fatto il liceo ad Iglesias. In quel periodo avevamo una certa libertà di girare ad Iglesias e quindi per la prima volta ho notato l'esistenza delle mura medievali e questo mi lasciava stupito perché la presenza delle mura mi segnalava l'esistenza di una storia antica di Iglesias, misteriosa per me. Io completamente ignorante, dei tempi della storia di Iglesias. Questa cosa me la sono ricordata negli anni successivi, quando poi ho iniziato a studiare all'università, ho studiato un po' di storia della Sardegna e lì è tornata questa curiosità relativa alla storia di Iglesias e quindi ho cercato di colmarla poi negli anni quando ne ho avuto il tempo. E però ogni volta che andavo a cercare un libro sull'origine di Iglesias rimanevo deluso perché non trovavo quasi niente, a parte dei saggi, delle raccolte, sino a che poi ho letto il saggio di Marco Tangheroni, che però secondo me non è adatto a un grande pubblico perché è un saggio storico dedicato quasi ad altri storici, molto ricco di
diciamo di dati, di informazioni, dettagli molto grosso, e quindi secondo me scarsamente propenso a raggiungere l'obiettivo della diffusione, diciamo così, di queste notizie storiche. Non lo so, per me è la soddisfazione di una mia curiosità, cioè la possibilità di mettere a fuoco qualcosa che era completamente sfocato, cioè utile anche a capire, voglio dire, l'intero, no, perché la natura di una città dipende dalla sua storia, quindi la capacità di vedere a Bovo, cioè dall'inizio, come questa vicenda è sorta è fondamentale per capire, per vivere un pochino meglio il luogo in cui lavori, per capirlo e appunto per mettere ordine, cioè una mia esigenza di ordine. Non vedere delle cose che non hanno significato, perché vedi le mura, vedi i resti del castello e cosa significano questi. Una volta che tu ne conosci la storia, riesci a mettere a fuoco e a, come dire, ordinare, mettere un ordine, chiarire meglio che cosa hai davanti, insomma. Poi io, non lo so, mi piace perdere tempo a volte e mi metto a studiare delle cose. Ho tempo da perdere in quanto, essendo insegnante, diciamo, lo stipendio arriva, quindi io faccio il mio lavoro e posso usare delle ore per approfondire così degli studi settoriali come quello della storia di una città o un'altra questione, che magari nell'immediato non ti forniscono chissà quale utilità, però magari alla fine, studiando oggi, studiando domani, riesci a costruire un sapere che poi puoi spendere anche nelle lezioni con gli alunni, non so. Mi sembra di cogliere in questo tuo atteggiamento anche il bisogno di trasmettere ai ragazzi, anche a noi abitanti di Iglesia, non ragazzi, anche se sono una ragazza, il bisogno di coltivare la curiosità, l'esercizio dello stupirsi, ancora della meraviglia, proprio in quel senso originario, e quindi anche girare per la nostra città con questa curiosità, interrogarti perché così, lo diamo per scontato, a volte lo ignoriamo proprio, nel senso, esatto, sì. E quindi mi piace molto questo invito, non soltanto a istruirsi e a conoscere, ma a provare curiosità, io mi ricordo, a svegliarsi, a inciampare. Sì, mi ricordo che girando per le strade di Roma con degli amici romani mi stupivo del fatto che loro non sapessero niente di Roma, cioè erano vissuti lì a Roma e non sapevano indicare che cosa è questo, cioè praticamente camminavano tutti i giorni davanti a questi diciamo antiche costruzioni senza mai chiedersi cosa diavolo avessero di fronte. Questo mi aveva stupito molto. Ecco, vedi, a volte questa mancanza di curiosità, mi aggancio anche all'altra curiosità infatti che avevo, ha portato noi ecclesienti a dare per scontato l'origine del nome di Iglesia senza interrogarci invece sulle altre possibili interpretazioni. Come tu ricordi in maniera anche molto poetica, come l'hai scritto, siccome nulla nasce da nulla, neanche l'origine di un luogo e il nome di un luogo nasce da nulla. Quindi abbiamo noi una teoria sull'origine del nome di Iglesia che abbiamo dato tutti per scontata, e se viene in vista noi diciamo sì perché ci sono molte chiese, vita di chiesa, e invece ci sono altre ipotesi, quindi ti prego di darci maggiori informazioni in merito. Sì, tutti credono, normalmente hanno questa informazione qua che deriva da Vittorio Angius nell'Ottocento. Si sente bene? Non so se non si sente. Facciamo una cosa, siccome tu parlerai più di me per fortuna, tieni il mio microfono che è più forte. No, questa, ecco, così forse va meglio, sì. Diciamo che questa soluzione è quella fornita da Vittorio Angius, cioè uno storico dell'Ottocento, che aveva proposto questa etimologia, cioè secondo lui Iglesias, che appunto in spagnolo vuol dire chiese, Iglesias vuol dire chiese, derivava dalla presenza di numerose chiese. Effettivamente nell'Ottocento c'erano molte chiese di Iglesias, però Marco Tangheroni, diciamo 100 anni dopo, ha invece obiettato con buoni argomenti, perché in origine il nome non era Villa Ecclesiarum, ma Villa Ecclesiae, tutti i documenti lo attendono, quindi vuol dire villa di chiesa, cioè c'era una chiesa, probabilmente la chiesa era quella di San Saturno, dove oggi sorge la Madonna delle Grazie,
anche perché c'è un documento del 1218 di Papa Onorio III che attesta l'esistenza di questa chiesa. Non sappiamo esattamente se fosse veramente lì, però probabilmente era quello. E quindi l'ipotesi è che prima di diventare città, Iglesias, cioè villa di chiesa, era appunto una villa, cioè un villaggio caratterizzato da una chiesa come tutti i villaggi. Il Pittau, diciamo, abbastanza recentemente, più di 20 anni fa mi sembra, comunque va ipotizzato che il nome venisse dall'omonimo sardo Cresia, che vuol dire anche ciliegia, insomma, che magari ci fosse una coltivazione di ciliegie, qualcosa del genere, anche perché ci sono dei toponimi in Sardegna che rinviano a questa origine. Però diciamo l'ipotesi del Pittau non è confermata da documenti, anche perché appunto in latino era villa ecclesia, cioè villa di chiesa, non di ciliegia, no? Esatto. Quindi insomma, voglio dire, io ho pensato invece, cercando, studiando, ho scoperto che capitava che quando i giudici sardi donassero, diciamo così, alle istituzioni ecclesiastiche un territorio, questo territorio veniva chiamato della Chiesa, quindi probabilmente il giudice di Cagliari aveva donato a un certo punto a un'istituzione ecclesiastica la villa e quindi è nato così, villa della Chiesa, villa di Chiesa, non lo so, siamo sempre nel mare delle ipotesi. E quindi mi sembra più probabile questo, comunque, questa soluzione. Ascolta Bruno, perché proprio quella chiesa? Può essere per la sua posizione geografica, perché sta in alto, quindi un po' per la classica formazione sì, delle città che seguivano il territorio nel Medioevo, oppure no? Allora, sicuramente la chiesa è messa su una balza, no? Quella un'altura. Sì, adesso oggi c'è la Madonna delle Grazie e quindi San c'è Sant'Uno, per farvi capire dove si trova. Sì, è una collinetta quella più che. E quindi sicuramente per motivi pratici, diciamo, era stata costruita in alto per evitare gli allagamenti, non lo so, per avere una visuale migliore, una serie di motivi. Però non siamo sicurissimi che la chiesa fosse quella, poteva essere anche quella di Sant'Antonio, che è collocata circa 500 metri fuori dalle mura. A me sembra meno probabile, perché quella di Sant'Antonio è abbastanza antica, diciamo anticipa la creazione della città medievale, diciamo così, quella del Conte Ugolino di alcuni secoli. E neanche quella del Salvatore, perché quella è ancora più antica, forse del X secolo. E noi erroneamente chiamiamo di San Salvatore e non si chiama così. No, è in origine del Salvatore, cioè è dedicata a Gesù, insomma, al Salvatore. E quindi io credo che sia più probabile che la chiesa originaria fosse quella lì di San Saturno, cioè della Madonna delle Grazie, l'attuale Madonna. Poi la chiesa della Madonna delle Grazie, così come la conosciamo, è stata costruita probabilmente tra il finire del 200, la parte originaria, di cui è rimasto pochissimo, tra la fine del 200 e l'inizio del 300. Però quello che vediamo appartiene soprattutto al 500, quando poi è stata affidata alle Clarisse. Ricordiamo che qua dominano Iglesias francescani, Santa Chiara, la cattedrale, e quindi anche c'era un monastero delle Clarisse che erano delle suore di clausura, e lì è stata costruita tutta la parte che vediamo, perché è stata ampliata la chiesa. Quindi probabilmente anche il passaggio da San Saturno alla Madonna delle Grazie, l'intitolazione della chiesa è avvenuta. Allora sì. Allora sì, io ho letto che è avvenuta nel 500. Okay. Sì, con l'assegnazione alle Clarisse. E allora anche il nome è diventato Madonna delle Grazie con l'assegnazione alle Clarisse, sì. È una chiesa che, te l'ho detto, a me piace molto, sono molto legata per motivi personali, anche se so che tu hai più invece passione per Santa Chiara, però di questa chiesa, per passione sempre personale, anche io ogni tanto ovviamente ho delle curiosità, avevo fatto degli studi, mi aveva colpito, così lo dico tipo così per informazione, un dettaglio, che la corona che ha la Madonna nell'iconografia classica
non ha 12 stelle come dovrebbe essere. Avevo interrogato in proposito Poletti, che tu hai anche citato tra le fonti del tuo libro, che è un libro molto ben documentato il tuo, e mi aveva detto, Roberto ha fatto lui degli studi in realtà, neanche lui se ne era accorto, le stelle sono 11 anziché 12 perché non è una corona da Madonna quella con cui viene raffigurata, ma è la coroncina spagnola, e qui abbiamo quindi l'influenza spagnola in Sardegna, semplicemente per reggere i capelli, non era una corona della Madonna, ecco perché sono 11 se andate a contarle e non 12, ma anche Roberto mi ha detto non me ne ero mai accorto, ha controllato, ha fatto degli studi, forse in archivio storico ha trovato qualcosa, e niente, questa è una curiosità. Interessante, sì. Sì, poi se vuoi mi senti Roberto che sa dare informazioni maggiori in proposito. Invece tu Santa Chiara, visto che ne stiamo parlando, per quale motivo l'hai ritenuta tra le chiese di cui hai parlato, anche se non è il focus del saggio, e quando è che è diventata il centro effettivamente storico della città? Ma penso subito, perché tutte le fonti, per esempio Francesco Fara, la memoria del 400, dicono che a recintare con le mura Iglesias è stato il conte Ugolino, e poi lo sappiamo anche dall'iconografia, dalle lapidi, insomma, c'è 2 iscrizioni che sono rimaste, che la chiesa è stata costruita, ce n'è una in italiano, una in latino e l'altra in italiano, una la possiamo ancora vedere, chiaramente una riproduzione sopra il portale, che attestano che la chiesa è stata costruita nell'arco di pochi anni dal conte Ugolino. E quindi siccome il conte Ugolino, c'è la data iniziale della costruzione delle mura, che è l'84, e noi sappiamo che il conte Ugolino è morto nell'89, però è stato imprigionato, mi pare, alla fine dell'88, e quindi la chiesa chiaramente è stata costruita entro l'88, quindi nell'arco di pochi anni. E quindi il conte Ugolino, cioè voglio dire, l'hanno collocata al centro probabilmente in virtù di un progetto cittadino lungimirante, perché la costruzione delle mura poi è rimasta la stessa, e quindi per secoli la città non si è espansa, e quindi è rimasta all'interno delle mura progettate nel 200, diciamo così. L'Iglesia dovrebbe essere stata creata intorno al 1257-1258, e quindi negli anni successivi sono state costruite le mura. Può anche darsi che le mura non fossero complete ai tempi del conte Ugolino, ma sotto Guelfo, quando Guelfo, il figlio del conte, si ribella a Pisa, le mura furono completate perché c'era un'esigenza di difendersi, diciamo, dall'attacco delle armate di Ranieri della Gherardesca e di Lupo de Luper, che erano stati inviati da Pisa. Poi le mura furono distrutte, a quanto risulta da queste fonti, una volta che Guelfo e Lotto sono stati sconfitti, e poi ricostruite più tardi, noi lo sappiamo da alcuni documenti, quando si temeva l'attacco degli aragonesi, e quindi i pisani. L'Iglesia è stata pisana in senso stretto per poco più di 20 anni, non molto di più, diciamo, perché dopo la sconfitta di Guelfo e di Lotto per alcuni anni è stata governata dal giudice di Arborea, e poi riaffidata nel 1301, credo, sembrerebbe, quando c'è stata la revisione del breve da parte di Messer Bacciameo, e poi più tardi è stata revisionata ancora da altri breviaiuoli. E quindi dal 1301 sino al 1324, che è stata l'anno della caduta nel febbraio, diciamo il 7 febbraio del 1324, quando viene presa dagli aragonesi. Questo è il periodo, diciamo, quindi un po' di anni prima le mura erano state costruite. Noi abbiamo una serie di informazioni sulle mura. Il castello sappiamo che non era completo perché mancava una delle torri, non era stata ancora completa, e quindi probabilmente fu completato nell'epoca aragonese. A proposito, Bruno, del ruolo di Pisa nella nascita della nostra città, ecco, diamo maggiori informazioni precise ai ragazzi come e quando si intrecciano le due storie, e che cosa significa che Iglesia diventa un comune passionato. Forse è un concetto che non è così usuale. Beh, allora, la storia di Iglesias, cioè, chiaramente, allora, c'è una polemica su questo, perché alcuni, come per esempio Stefano Priola, che si è occupato della storia di Iglesias, lui dice, ma esisteva da prima, eccetera. Certo,
è ovvio che esisteva da prima, lo sappiamo, tutte le fonti lo dicono che esisteva una villa, però un conto è una villa, un conto è una città, perché la città è caratterizzata da tutta una serie di cose che le ville non hanno, per esempio le mura. Certo il Fara, perché lui dice, il Fara parla di Oppidum, quindi un centro fortificato, ma centro fortificato non voleva dire che aveva le mura, fortificato voleva dire magari che aveva delle staccionate a maniera del castro romano, anche perché poi il Fara usa Oppidum indiscriminatamente per tutti i centri della Sardegna e quindi non vuol dire niente il fatto che, e senza fare distinzione anche centri molto piccoli. Quindi è ovvio che quando noi parliamo di iglesia stiamo parlando dell'Iglesias della città, che chiaramente è stata opera dei Pisani, cioè dei Pisani nel senso Conte Ugolino prima e poi la città di Pisa dopo. Quindi la storia di Iglesias è strettamente intrecciata con la storia di Pisa. Questo si vede per esempio dal fatto che a Pisa c'è un quartiere che si chiama Barbedicina, in cui risiedevano i sardi che furono usati come manovalanza per la costruzione della cattedrale di Santa Maria a Pisa. Diciamo che Pisa è una città antichissima, sorta probabilmente, forse fatta dagli Etruschi, non si sa esattamente, quindi antica quasi quanto Roma, e che poi nel Medioevo, complicatissima, naturalmente nell'Alto Medioevo faceva parte del Ducato di Lucca, però aveva una certa autonomia, e poi nell'XI secolo, anche in virtù di alcune del fatto che l'imperatore Enrico IV avesse riconosciuto il diritto di eleggere dei propri rappresentanti, si era trasformato in un comune. Pisa però già prima era intervenuta in Sardegna mandando un esercito. Diciamo che in Sardegna Pisa ci veniva già dal X secolo, perché usava la Sardegna come base d'attacco contro i Saraceni che erano posizionati nel Nord Africa ormai da tempo e in Spagna. Però all'inizio del XI secolo la Sardegna era stata parzialmente invasa dai Saraceni che provenivano dalla Spagna, erano guidati da questo condottiero che si chiama Museto. Pisa e Genova erano arrivati con un esercito e avevano liberato la Sardegna, quindi avevano cacciato Museto conquistando Torres, che era il loro centro, diciamo, dove avevano concentrato le forze maggiori, e quindi in questo modo avevano acquisito in un certo senso il diritto di penetrare pacificamente in Sardegna. E quindi sia perché poi Pisa aveva attaccato Madia intorno al 1085 mi pare, cioè il centro da cui dalla Tunisia insomma venivano gli attacchi verso la Sardegna, e quindi i papi avevano riconosciuto, i giudici anche avevano riconosciuto, certo, erano stati per forza di riconoscenti nei confronti di Pisa, e quindi avevano concesso sia il giudice di Sassari sia quello di Cagliari, poi diciamo tra la fine del XI secolo e l'inizio del XII secolo, tutta una serie di privilegi come per esempio l'esenzione dal pagamento del dazio, che ai tempi si chiamava il teloneum, e poi delle donicalie, cioè delle specie di feudi, diciamo così, con dei casolari, delle terre, delle vigne, dei servi. E poi già da prima questo, già dopo il 1054, quando c'è stato lo scisma d'Oriente, i giudici sardi avevano riconosciuto ai monaci benedettini e vittorini la possibilità di arrivare in Sardegna. Questi benedettini si ponevano in zone del tutto disabitate, creavano delle aziende agricole, in sostanza si servivano di servi, poi più tardi sono arrivati i cistercensi, che erano gli unici monaci che lavoravano direttamente la terra, perché forse non si sa, perché diciamo, il motto di San Benedetto, ora et labora, non voleva dire che i monaci lavoravano direttamente la terra, ma usavano i servi, e quindi questa era una condizione triste, diciamo così, perché la Sardegna era così, c'erano i servi che venivano comprati e venduti come bestiame, e più tardi però quando arrivavano i cistercensi invece gli stessi monaci lavoravano la terra. Quest'opera dei monaci era fondamentale perché loro disboscavano, bonificavano, introducevano nuove tecniche. La rotazione triennale, per esempio, delle colture non c'era in Sardegna, la introducono i monaci.
E quindi erano le avanguardie dei mercanti pisani che arrivano subito dopo, un po' dopo, e quindi creano i fondachi, e quindi lentamente questa penetrazione economica di Pisa prepara poi la dominazione politica di Pisa, che avviene un po' dopo. E nello specifico ad Iglesias, in quale anno e in quali circostanze storiche Sì, inizia il controllo? questa cosa non funziona più. Boh. Si è spento? Diamo informazioni ancora più precise sulle circostanze e l'anno in cui abbiamo il dominio pisano ad Iglesias e che cos'è appunto un comune appassionato. Sì. Allora, anzitutto, quindi come ho detto prima, la nascita di Iglesias non la conosciamo. No, si era spento da Sì. qui, forse hai schiacciato. Ho schiacciato inavvertitamente, Sì. forse lo devo tenere più in basso. Grazie. Prego. Allora, ipoteticamente la nascita di Iglesias l'ho rispento, vero? Ma secondo me è scarico. No, è scarico. Non so, l'ipotesi è che Iglesias sia nata o nel 1257 o nel 1258 perché quell'anno era caduta Santa Igia, cioè i pisani da tempo avevano cercato, si erano più accontentati di donicalie, di privilegi commerciali eccetera, ma avevano proceduto a controllare direttamente politicamente la Sardegna, quindi avevano preso il giudicato di Gallura, che era quindi controllato dai pisani, e poi nel 1217 avevano costruito il castello Uncastri de Callari, ottenendo dalla giudicessa Benedetta il controllo di quell'area in cui costruire praticamente una città fortificata, indebolendo chiaramente dal punto di vista militare la città di Santa Igia, che era costantemente minacciata dalle armi dei pisani. Più tardi il giudice Chiano aveva cercato di ribellarsi, siamo nel 1254, aveva fatto un'alleanza con Genova, aveva mosso una guerra a Pisa che intanto era attaccata da una coalizione di città, però Chiano muore durante la difesa nel 1256, gli succede il giudice Guglielmo che era suo cugino, e però Santa Igia nel 1257 cade. Praticamente Cagliari coincideva con Santa Igia nel Medioevo, che era stata spostata verso la laguna, verso lo stagno, perché appunto per una migliore difesa dagli attacchi dei Saraceni, mentre la Cagliari romana era più vicina al centro attuale di Cagliari. Però ripeto, intanto era sorta la Cagliari medievale, cioè quella pisana, Castello in Sardegna, no? Il quartiere di Castello, e c'era anche il quartiere di Marina che ai tempi si chiamava Bagnaria. Ecco, poi diciamo Santa Igia era stata presa da una coalizione di cui facevano parte il giudice di Arborea, Guglielmo di Capraia, poi il giudice di Gallura, che era anche lui un pisano, Giovanni Visconti, e poi c'erano Ugolino e Gherardo della Gherardesca, che erano dei signori pisani che avevano il loro esercito, e una volta che vincono e quindi conquistano Cagliari, Santa Igia, ricevono l'area dell'ex giudicato di Cagliari più ad occidente come loro premio. Ugolino poi più tardi, nel 1282, ottiene il CGR, perché vengono separate poi queste terre, e quindi sarebbe un sesto dell'antica giudicato di Cagliari. Poi adesso non la voglio fare tanto lunga, però dopo la morte del conte i figli si ribellano, quindi si alleano con Genova, Guelfo e Lotto, c'è tutta quella vicenda terribile, insomma, di uno scontro molto, molto violento. Loro, per esempio, Guelfo mette le mani su Vanni Gubetta, che era il fratello del vicario Ruggeri, del vescovo Ruggeri, no? Che aveva ordito il complotto contro Ugolino, e lo fa attanagliare con delle tenaglie, appunto gli fanno lacerare le carni e poi lo spaccano in 4 parti tirandolo con dei cavalli. Quindi è una lotta molto feroce che però alla fine Pisa vince. Guelfo, diciamo che le città attorno erano state occupate, Villa Massaggia, lui aveva tolto le terre, diciamo, ai cugini, però in questa lotta
quando i pisani arrivano, l'esercito pisano arriva, alleato col giudice Mariano II di Arborea, alla fine Domus Novas, che intanto era stata occupata, era stata occupata dai pisani, poi si era ribellata, aveva ucciso i balestrieri che erano stati mandati a difenderla. Guelfo, nel tentativo di raggiungerla, però si scontra con le truppe di Neri e viene sconfitto. Nel tentativo forse di arrivare al castello di Siliqua, cade da cavallo e un tale che si chiama Giovanni Squilla lo ferisce con una lancia e quindi l'Otto si deve arrendere e loro poi Guelfo muore nel tentativo di partire, probabilmente a Sassari o a Siete Fuentes, non si sa esattamente, e quindi Pisa controlla finalmente Iglesias e alla fine i 5/6 dell'ex giudicato di Cagliari. Allora, però la domanda non me la ricordo più, era il comune Pazionato. Allora, praticamente un comune Pazionato vuol dire semplicemente un comune che è frutto di un atto coloniale, cioè voglio dire Iglesias è stata creata, dunque è stata conquistata in questo caso, l'ha creata Ugolino, perché tutte le fonti, compresa la memoria quattrocentesca scritta in spagnolo, compresa Francesco Fara, che è uno storico sassarese del Cinquecento, dicono questo. E Pazionato vuol dire che una volta, ecco, Pisa è una potenza che va oltre il controllo, diciamo così, della città, ma controlla il contado e controlla altre città che sono state occupate oppure create appositamente da Pisa. Questi comuni chiaramente sono figli di Pisa e quindi dipendono da Pisa, un po' come le colonie americane dipendevano prima della guerra di indipendenza, dipendevano dall'Inghilterra e quindi avevano dei loro parlamenti, però poi il governatore era quello che diceva l'ultima cosa. Quindi le autorità di Iglesias, cioè il podestà ai tempi di Ugolino e poi i rettori ai tempi nel ventennio governato da Pisa, ecco, questi inizialmente venivano nominati a Pisa in modo indiretto perché gli anziani eleggevano delle persone che poi eleggevano, diciamo, i rettori, ma anche i giudici, anche i notai che venivano inviati, quindi partivano da Pisa, erano dei pisani, quindi arrivavano a Iglesias, restavano in carica un anno, non dovevano avere nessun tipo di rapporto con i locali, non potevano sposarsi, non dovevano avere interessi nelle miniere. E quindi Pazionato vuol dire questo, cioè che è un comune dipendente, che però ha una certa autonomia, cioè non è un comune che si è fatto da sé come Pisa o Genova o Firenze, non so, che hanno ottenuto attraverso un atto, diciamo, di ribellione, magari a volte come nel caso di Milano hanno cacciato per esempio il vescovo che governava in nome dell'imperatore. Non è questa la situazione. Quindi comune Pazionato vuol dire un comune dipendente. Questo non vuol dire però che sia dipendente in tutto, perché esisteva un concilio cittadino ad Iglesias che si riuniva e assumeva tutta una serie di decisioni che i rettori non potevano assolutamente modificare, quindi avevano una certa autonomia, per esempio nella gestione, per esempio nell'organizzazione della polizia, dei commerci, dei dazi, delle tassazioni, e tutto questo la città lo poteva fare con una relativa autonomia. Ascolta Bruno, Sì. quanto era importante per l'economia di Pisa il territorio di Iglesias? Allora era importantissimo perché una parte, adesso non ricordo, i dati sono contrastanti, però una parte cospicua del reddito di Pisa veniva dalle miniere di Iglesias, cioè una parte consistente di tutti i redditi che provenivano dalla Sardegna annualmente la città di Pisa veniva da Iglesias, e quindi la perdita della Sardegna nel 1424 fu una perdita gravissima, perché Pisa contrariamente a quanto si crede, non ha conosciuto il suo definitivo declino con la battaglia della Meloria del 1284, perché la battaglia della Meloria avrebbe dato un colpo di grazia a Pisa
se effettivamente i trattati di pace fossero stati rispettati, però forse i libri non lo dicono sempre, i manuali, ma i trattati in realtà non furono rispettati, per esempio Cagliari, tutte le altre cose, molte delle cose che l'isola d'Elba, per esempio, che erano state promesse, non furono cedute. La guerra riprese 2 anni dopo, nel 1291, poco dopo, insomma, la firma dei trattati di pace, e durò altri 10 anni e Pisa poté mantenere molte delle cose che nel trattato iniziale erano state invece concesse a Genova. Quindi è vero che Pisa perde più di 10.000 maschi, e vuol dire per una città che aveva circa 35.000 abitanti, vuol dire perdere la metà dei suoi abitanti maschi, vuol dire un colpo da cui potevano riprendersi. In realtà Pisa si riprese, si vede nello scontro tra Guelfo e Lotto che riesce a mettere su degli eserciti potenti e sconfiggere Genova, perché Guelfo non era mica isolato, aveva l'appoggio di Genova. E quindi una vera debacle sì, fece il crollo assolutamente. Quindi loro hanno provato di tutto perché volevano evitare la guerra, avrebbero ceduto anche Civita, la Gallura gliel'avrebbero data, avrebbero anche ceduto una parte del sud Sardegna, pur di mantenere Cagliari e le Saline. Però alla fine la guerra c'è stata e Pisa l'ha persa. Ascolta Bruno, sempre per rimanere in tema col Conte Ugolino, questo personaggio che i ragazzi conoscono per diversi motivi, chiaramente anche attraverso lo studio della Divina Commedia, e vogliamo dire qualcosa di più di questa figura e anche questo giallo relativo alla sua morte, che nel libro tuo emerge in maniera ben documentata. Sì, purtroppo io non sono riuscito. Allora, anche la letteratura sul Conte Ugolino è abbastanza scarsa, tutto sommato, quindi ho un po' faticato. Quel poco, anche perché a volte le fonti non sono coeve, ma sono molto posteriori. Quindi c'è una serie di racconti cui non sappiamo se credere o meno, io ho qualcosa ho scritto. Però sicuramente Dante ha reso la figura del Conte Ugolino una figura mitica, e quindi io penso che debba essere valorizzata, perché questo lega la storia della nascita di Iglesias alla grande storia e addirittura al mito. Quindi io credo che, essendo la città stata fondata dal Conte Ugolino, questo trasmette il carisma, il fascino del Conte Ugolino trasuda sulla città, e quindi non mi pare che invece sia tanto celebrata, questa figura del Conte Ugolino, anche perché è una figura fosca, forse, non lo so, c'è una piazzetta forse dedicata al Conte Ugolino, però non ce lo ricordiamo che l'autentico fondatore di Iglesias è stato il Conte Ugolino. E quindi cosa possiamo dire del Conte? Sicuramente fu un uomo del suo tempo, era un aristocratico che però aveva una propensione per gli investimenti, vide nel miniere dell'Iglesiente una fonte di guadagno, di ricchezza, di potere irrinunciabile, anche perché siamo in un periodo in cui la moneta dava linfa all'economia, cioè l'economia dell'alto medioevo era stata un'economia di pura sussistenza, in cui la moneta era praticamente assente, un'economia fondata sul baratto. Quindi in Sardegna c'erano i giudicati a partire dal IX secolo, X secolo, e però i giudici non battevano moneta. Questo noi lo sappiamo di sicuro, perché non è stata. Le uniche monete che sono state trovate sono quelle del 300 battute dagli Arborea, però quando ormai l'economia monetaria era un dato di fatto assodato. Invece Iglesias batteva moneta. Iglesias batteva moneta, e certo, perché a partire dalla metà del XII secolo comparvero le prime monete di Lucca. Le prime erano monete che erano per metà d'argento e per metà di rame. Poi più tardi, però, sempre nello stesso secolo, venne fatto il grosso, che era una moneta che invece era per la grande maggioranza, 95% fatto d'argento, valeva 12 denari, e poi nella metà del 200 abbiamo anche i ducati, i genovini, cioè le monete d'oro, che valevano. Sì. Aveva sempre questo occhio. Quindi siamo proprio. Sempre un interesse economico.
quindi siamo alla metà del 200, nella seconda metà del 200, quando ormai siamo al culmine della crescita economica, artigianale, del ripristino dei traffici commerciali, e quindi la moneta era necessaria, come in un organismo è necessario il flusso sanguigno. Quindi le monete, a quel punto le miniere d'argento, si sapeva che esistevano all'Iglesia, ma probabilmente erano state almeno in parte abbandonate, vennero riattivate, e quindi si riuscì a ottenere, all'inizio del 300 si otteneva il 5% dell'argento di tutta l'Europa dalle miniere di Iglesias. Bruno, come è morto il conte Ugolino? Diamo qualche informazione più precisa. Adesso della sua morte. È improbabile la versione ufficiale. No, allora, quella più, diciamo, che la leggenda che il conte, un pochino, Jacopo della Lana, un chiosatore del 300, ha letto i versi di Dante interpretandoli come se il conte si fosse cibato delle carni dei nipoti e dei figli. Diciamo che gli studi del 2001 sui corpi ritrovati a Pisa, che sono stati attribuiti a Ugolino e ai figli da Malegni, insomma questo dottore che si è occupato della cosa, invece ci mostrano che quelle persone non avevano mangiato carne per molti giorni prima di morire. Poi più tardi la sovrintendente ai beni architettonici, mi sembra di Firenze, se non ricordo bene, ha obiettato dicendo che forse quelli non erano i corpi di Ugolino. Però al di là di tutto, è chiaro che quando Dante dice più che il dolore poté il digiuno, significa, chiaro, questo è stato interpretato anche da Jorge Luis Borges, per esempio, in modo, credo che sia inoppugnabile il fatto che a ucciderlo è stato il digiuno più che il dolore, per la condizione terrificante in cui si trovavano lui, i nipoti e i figli. Poi che lui fosse sopravvissuto a un ragazzo di 15 anni, perché Anselmuccio aveva 15 anni, i figli erano molto più giovani di lui, lui aveva quasi 80 anni, che sia poi un atto come il cannibalismo era considerato ai tempi la gente credeva alla vita futura, oggi non crediamo a niente, ma ai tempi la gente ci credeva, e un atto del genere certamente avrebbe condannato il conte all'inferno, cosa che certamente lui temeva come tutti gli uomini del tempo. Grazie Bruno. Parlando di Iglesias non possiamo non parlare del Breve, di Villa di Chiesa, di cui abbiamo parlato anche nel precedente incontro con l'attivista di Iglesias Daniela Aretino, una delle attiviste di Iglesias, perché c'è anche l'altra attivista Giorgia Marcia, che sono entrambe mie care amiche, dovrebbero essere professioniste, ci tenevo a ricordarle entrambe. Abbiamo parlato del Breve di Villa di Chiesa, e ne parli ovviamente anche tu del tuo libro in maniera molto puntuale. Quello che ti voglio chiedere però è questo: se possiamo fare per i ragazzi un confronto tra le caratteristiche delle carte che erano presenti in quel momento nella storia sarda, e quindi penso alla Carta dei Logu, penso al Breve, e penso a un documento che studiamo sempre a scuola, la Magna Carta Libertatum. Penso ai giudicati e penso alla Corona dei Logu. Ecco, siccome lo stiamo facendo anche nelle classi un po' questo collegamento, ma se lo fai tu che sei appunto storico e ne hai scritto in maniera molto approfondita, mi sembra interessante mettere in evidenza che cosa hanno in comunione queste carte, anche per stabilire o far vedere ai ragazzi un collegamento tra la storia generale, oppure quella che studiamo, e la nostra storia, che invece alle volte rimane un pochino nell'ombra. No, questo è il segno che si va verso l'epoca moderna, cioè il Medioevo ci conduce all'epoca moderna, perché nell'Alto Medioevo, in Sardegna, probabilmente in molti luoghi, non esistevano delle leggi scritte, cioè ci si appellava al diritto consuetudinario che poteva cambiare da luogo in luogo. Per esempio, la Carta dei Logu è probabilmente la prima, adesso non sappiamo con precisione, però comunque la prima carta dettagliata prodotta dai giudici di Arborea, e siamo in un'epoca però in cui le carte dei pisani erano ormai già entrate, quindi vuol dire che questi codici, come chiaramente tutte le città pisane avevano un proprio codice, quello di Sassari è rimasto, quello di Cagliari è stato perduto, quello di Iglesias è stato fortunatamente ritrovato poi nell'Ottocento.
sono introdotte per la prima volta dai pisani. Questo vuol dire che in precedenza non c'erano delle norme chiare, capite? Nell'Alto Medioevo, per esempio, le cose si risolvevano a volte con l'ordalia, col duello, quindi in modi del tutto irrazionali. Quindi è vero che queste carte sono per la nostra sensibilità terribili, perché minacciano la pena di morte, addirittura mutilazioni, combinano delle pene terrificanti, perché volevano effettivamente incutere il terrore. C'è un'urgenza di risolvere il problema della rissosità, capite? Un spavento di fronte a questa tendenza continua alla rissosità, ai furti, alle violenze che erano tipiche dell'epoca, che spinge i Donoratico prima e poi i pisani, nell'epoca pisana, a creare il breve, delle norme chiare, che non esaurivano le norme cittadine ovviamente, perché tutto quello che stava fuori dal breve doveva essere probabilmente era stabilito da altre norme che noi non conosciamo, oppure deciso arbitrariamente dai giudici. Quindi il salto con la creazione di queste carte è importante. A noi chiaramente paiono delle carte barbariche, anche il codice di Leonardo Arborea, che è molto elogiato, però prevede le mutilazioni, il taglio della lingua, addirittura il rogo. Per esempio, se una donna era colpevole di un omicidio con i veleni, veniva bruciata viva nel codice Arborea. Questa è una cosa che non si dice mai, perché si tende a individuare soltanto gli aspetti moderni e si nasconde tutto l'aspetto invece terrificante che c'era in questi codici. Anche Iglesias, per esempio, i furti che erano con scasso superiore al valore di una lira venivano tagliati con la mutilazione della mano, oppure i furti non con scasso che superavano le 5 lire. La lira non è che fosse una moneta, allora era unità di misura, praticamente equivaleva al peso di 240 denari, e quindi unità di conto, non è che ci fosse una lira reale come moneta, però se superava addirittura 10 lire c'era l'impiccagione. Quindi, ripeto, le mutilazioni, la mutilazione di una mano, non so se poi uno potesse sopravvivere una volta subita una mutilazione del genere, il taglio della lingua, che poteva essere ricomposto per i calunniatori. Cioè, se tu calunniavi qualcuno, cioè lo accusavi di qualcosa di grave ed era falsa questa accusa, poi ti tagliavano la lingua. Mi chiedevo a proposito, va bene il tipo di punizione, ma la fase precedente, il processo, c'è qualcosa di simile all'habeas corpus della Magna Carta, Sì. nel breve della Chiesa o nella Carta dei Logo? Io credo di sì, perché una volta che tu stabilisci l'habeas corpus è proprio l'atto con cui si stabilisce una norma, cioè non si può più agire ad arbitrio, non ci possono essere più arresti arbitrari, e quindi neanche a Iglesias ci potevano essere arresti arbitrari, e c'era una serie di garanzie. È vero che c'era la tortura, noi sappiamo per esempio che nell'attuale via Martini, che era il via Commercio, insomma, in Iglesias esisteva un negozio in cui un tizio vendeva le corde che servivano per le torture. E questo Celestina Sanna, insomma, ha trovato questa cosa. E quindi questo vuol dire che la tortura era permessa. Naturalmente bisognava sempre, era il rettore, d'accordo col giudice, entrambi dovevano essere d'accordo. Probabilmente gli uomini di buona fama non erano sottoposti a tortura, le donne incinte non erano sottoposte a tortura, però gli uomini di basso livello, diciamo, erano probabilmente sottoposti a tortura, era considerato normale ai tempi. Però se tu il procedimento giudiziario, sì, giustizia, c'era tutti questi vincoli. Tutto, sì. E poi se tu morivi a causa della tortura venivano puniti i giudici. Quindi comunque una serie di garanzie che io penso che si possa fare un'analogia con la Magna Carta, sì, Okay. sì, Per l'habeas quanto riguarda corpus. invece sempre del collegamento tra la Magna Carta e le nostre carte, per quanto riguarda invece il controllo sull'imposizione fiscale, esisteva, c'era qualcosa di simile? Perché so che abbiamo visto che l'economia condizionava effettivamente tutta l'organizzazione. Tutte le attività dovevano pagare delle tasse e quindi... E come erano imposte? Con quali criteri? Arbitrariamente oppure anche qui c'era No, erano fissati per legge. Probabilmente adesso l'entità di queste tasse, se nel breve ci sono parti in cui c'è una X, non si capisce bene quanto fosse. Probabilmente nel tempo poteva variare, perché è chiaro che c'è l'inflazione. Consideriamo anche, per esempio, la produzione della moneta comporta automaticamente un'inflazione. Questa è una curiosità, cioè non è che tu crei moneta e automaticamente quella moneta... No, perché più argento c'è in circolazione
e meno vale questa moneta d'argento. Addirittura quando poi è arrivata la grande quantità d'argento dalle Americhe per le miniere aperte in America, per esempio quelle di Potosí, Zapoteca, eccetera, a quel punto l'argento è svalutato, e quindi se anche fosse stato possibile riattivare le miniere di Iglesias era comunque del tutto antieconomico. Quindi tutto era fissato, quindi le norme, diciamo le tasse, i dazi erano stabiliti da delle norme chiare, e da lì non si poteva scappare. E questo è un segno di modernità. Sì, un segno di modernità. Anche istituzionale. Rimango un attimo su questo tema perché anche nell'amministrazione della giustizia, come giustamente tu hai evidenziato, il castigo però dominante era quello pecuniario, e alle volte prima di ricorrere alla pena estrema si proponeva la commutazione della pena in una pena di tipo pecuniario. Sempre ritorna questa lettura economica della realtà. Certo. Sì, a volte allora, in certi casi non si poteva comporre. Se tu eri omicida o mandante omicidio, lì non potevi comporre nulla, e quindi venivi condannato a morte e non si scappava. Lì c'era la decapitazione. Per i ladri, furti in miniera, c'era l'impiccagione e non si poteva comporre. In altri casi, come per esempio per i bigami, per i concubini, oppure per gli stupratori, per esempio, c'era la condanna a morte, però in quei casi si poteva comporre con un pagamento in denaro, anche per esempio i calunniatori. Anche per la cosa, esatto, testimonianza. Sì, però era una cifra altissima, quindi erano, mi pare, 100 lire. Io ho letto 100 lire, quindi una cifra altissima. Quindi per la falsa testimonianza seguiva comunque una tortura esemplare. Anche se tu componevi, esatto, pagavi la multa, che era altissima, comunque subivi l'arpionatura, praticamente ti portavano da Piazza della Corte, che è praticamente Piazza Collegio oggi, sino al Palazzo di Giustizia, di cui non sappiamo l'ubicazione, con questo amo infilato nella lingua, e poi venivi liberato. Insomma, quindi era comunque una violenza, poteva causare delle infezioni anche gravi, e anche un'umiliazione. C'era anche la scopatura, per esempio, per certi crimini, diciamo, ti trascinavano con un cavallo per terra, l'esito poteva essere, oppure insomma, c'erano altre pene, la catena della vergogna, la gogna, c'erano una serie di pene. Diciamo che la giustizia medievale non era tentennante come la nostra avanza dubbiosa. Noi sappiamo per esempio che i giudici sono fallibili, che a volte la società può essere corresponsabile dei delitti, che magari si possono fare delle cose gravissime senza una piena consapevolezza. Invece la giustizia medievale era diversa, cioè la pena doveva essere, si sceglieva o una pena terribile o la grazia, cioè non c'erano vie di mezzo. Certo, c'era una gradualità della pena, però la pena doveva essere sempre severa, e anche un condannato a morte nel Medioevo poteva essere graziato. Adesso a Iglesias forse no, o forse sì, ai tempi degli Aragona, probabilmente sì, degli aragonesi sì, perché il re poteva concedere la grazia. Oppure per delle colpe anche che oggi non ci appaiono così gravi, insomma, vediamo per esempio sodomia, queste cose, c'erano delle mutilazioni, oppure ripeto il concubinato, queste cose, pena di morte c'era, quindi delle pene gravissime o la grazia. Era tipico della mentalità medievale, cioè che considerava la responsabilità personale come qualcosa di assoluto, cioè tu sei responsabile. Oggi invece questa idea della responsabilità è molto più sfumata. Ascolta Bruno, invece un altro aspetto che hai messo in evidenza è come alla divisione dei quartieri della città di Iglesias corrispondesse la stratificazione sociale. No, magari questo forse no. Cioè, forse i quartieri non direi, però diciamo che c'erano delle aree in cui più che altro sono le etnie che vanno oppure i mestieri, perché c'era per esempio la via dei tavernai, sappiamo, i tavernai erano i macellai. Ecco, chi era considerato socialmente di quell'Iglesias in base al mestiere più sì, esatto, più elevato? Sicuramente erano per esempio i proprietari di forni, gli investitori delle miniere, insomma chi aveva la proprietà delle miniere, chi aveva la proprietà dei forni, i notai, insomma una serie di professioni di alto livello che esistevano, certamente costituivano l'elite della società iglesiente del tempo, però dentro la città abitavano anche persone di
diciamo, di condizioni umili. Diciamo che i lavoratori delle miniere in genere lavoravano all'argentario, cioè nella miniera, cioè vivevano, scusate, però a fine settimana arrivavano in città e magari, che ne so, la loro famiglia poteva risiedere tranquillamente in città. Diciamo che più che altro si tendeva a concentrare o i mestieri o le varie etnie, per esempio i sardi abitavano nella via dei sardi, i corsi abitavano nella via dei corsi, cioè ognuno simili gaudet, no? Ognuno sta vicino al suo simile, c'era una certa separazione. A livello proprio umanistica. Sì, però i sardi, che secondo Tangheroni facevano, forse erano il 15-20% della popolazione, erano la parte più povera della città, perché chiaramente la qualità di borghese non era riconosciuta a tutti, solo i borghesi potevano essere eletti nel Consiglio cittadino. Secondo Artizzu, uno storico importante, quello dei comuni pazionati, al titolo di borghese lo potevano avere solo i pisani. Secondo Tangheroni invece anche i sardi, quindi era aperto anche alle altre nazioni. Quindi i sardi potevano risiedere a Iglesias, e questo è già un dato che mostra una volontà comunque di integrazione, mentre a Cagliari e a Castello i sardi erano del tutto esclusi. Quindi i quartieri erano quelli. Il quartiere, diciamo, c'era quello di Castello, che era, diciamo, nell'area sud-orientale della città, appunto quello che inizia dalla Piazza Sella in sostanza, no? E poi più a nord c'era il quartiere di Fontana, poi c'era quello di Santa Chiara, che probabilmente secondo Tangheroni andava dalla chiesa di Santa Chiara verso sud, e invece su abbiamo il quartiere di Mezzo, che corrispondeva all'omonimo quartiere di Pisa di Mezzo, e quindi che andava, diciamo, dalla via Repubblica più o meno, era l'area che oggi si chiama Sagostera, che questo nome viene dallo spagnolo, che vuol dire terreno in salita, diciamo così. Effettivamente la città tende a salire. Quelli erano i 4 quartieri. Non penso però che si possa dire che c'erano proprio delle differenze, come dire, di censo legate strettamente ai quartieri, più che altro alle vie, direi, più che ai quartieri. Alle vie, magari, ripeto, c'era la via dei Sardi, probabilmente lì quelli erano forse più poveri. Sì. Ascolta, invece le porte della città? Le porte della città quante erano? Erano 4, ed era la porta Castello, che oggi, dove possiamo immaginarla, dove inizia la via Cagliari, e quindi proseguiva sino a ritornare a quella che era la via Leonora, e poi c'era un pochino più a ovest la porta Maestra, che si apriva, diciamo così, dove c'è oggi via Commercio, quindi verso Cagliari. Verso Cagliari, sì. E poi c'era Porta Sant'Antonio invece, che è a nord, diciamo, quindi opposta, diciamo, alla Porta del Castello, verso Flumini, che è stata abbattuta intorno al 1860, e poi c'era la Porta Nuova, che era anche detta Porta di Monte Barlao, perché probabilmente Monte Barlao era San Giovanni, dove c'erano le miniere. Questo doppio nome, Porta Nuova e Porta di Monte Barlao, ha portato alcuni a ipotizzare che ci fossero 5 porte, però in tutti i documenti si parla sempre soltanto di 4 porte, quindi certamente Porta Nuova e Porta di Monte Barlao sono la stessa. La stessa. Sì. A questo punto volevo chiedere tra gli alunni o i colleghi se c'è qualcuno che ha qualche curiosità. Sentiamo, aspettate che non vi vedo con gli occhiali da lontano. Qualcuno vuole chiedere qualcosa al professor Ezzi? Esclusivamente al professor Ezzi. Nessuno? Ecco, c'è un ragazzo, aspettate, avvicino. Mi ti chiami? Chiamo Lorenzo e vorrei chiedere se potrebbe scrivere altri libri come questo, magari sulla storia medievale di Sulcis, magari fare una collana, comunque fare collegamenti e magari cercare di spiegare alcune influenze che potevano subire alcune città tra di loro e come lo facevano. Allora, no, dai, rispondo a questa, poi vediamo, intanto loro ci penso. Allora, diciamo che io dico, ho scritto il libro, ma in realtà
è il frutto di una serie di lavori. Celestina Sanna, Daniela Rettino, Marco Tangheroni. Cioè io ho utilizzato questi studi che preesistevano, il breve di Villa di Chiesa, per poter scrivere questo libro, altrimenti non l'avrei potuto scrivere. Per scrivere un libro di storia devi avere i documenti. Nel caso di Iglesias i documenti ci sono. Nel caso di altre realtà temo che ce ne siano pochissimi. Noi abbiamo, per esempio, nel caso di Iglesias, tutti i documenti raccolti dal Baudi di Vesme nell'Ottocento nel codice diplomatico di Iglesias, e poi tutti i documenti del Pasquale Tola, che magari sempre nell'Ottocento, storico sassarese, diciamo, ha raccolto, come ha fatto il Baudi di Vesme, dei documenti preziosissimi per la storia della Sardegna. Però purtroppo di molti centri si sa poco, i documenti non ce ne sono, quindi è difficile scrivere qualcosa di nuovo in assenza di documenti. Quindi mi piacerebbe anche, però lo vedo in salita, diciamo, approfondire la storia, che ne so, del Sul, per esempio, di Sant'Antioco, che ne so, cosa si sa, non lo so, se ci fossero i documenti si potrebbe fare. Purtroppo noi abbiamo, della storia sappiamo poco, diciamo, sono molte di più le cose che non sappiamo rispetto a quelle che sappiamo. Iglesias ha una situazione fortunata sia perché per me è stato facile, cioè io ho trovato in rete tutti i documenti del Baudi di Vesme, lui li ha raccolti non solo a Iglesias ma anche a Cagliari, a Pisa, che abbiamo fatto un lavorone di cui io, senza andare a Pisa, senza andare da nessuna parte, col mio computer potevo consultare, e quindi la mia ricerca è stata abbastanza comoda, senza andare anche all'archivio storico, dove ho potuto raccogliere solo alcune cosettine, ma in sostanza tutte le cose le potevo trovare. Quindi diciamo questa ricerca è stata privilegiata dalla presenza molto comoda delle fonti, e in altri casi la vedo in salita. Io, più che propormi di scrivere libri, mi propongo di imparare delle cose nuove. Ecco, quando capiterà le studierò, poi non posso dire a tavolino scrivere un libro senza sapere come. Bruno, ascolta, stavo provando ad aprire la cartella dove ci sono le immagini e i disegni che sono contenuti nel tuo libro. Prova tu, guarda se riesci, io non sono riuscita. Sì. Io vorrei mostrare, allora, questa... Cosa vuoi far vedere? Allora, innanzitutto la copertina, l'immagine dell'ipotetica del castello Salvaterra. Questa è la copertina, sì. Sì, come dicevi tu, che più o meno tutti i castelli venivano rappresentati in questo modo. Vabbè, chiaramente però, questo però qua c'è qualche riferimento attendibile a come poteva essere il castello Salvaterra? Purtroppo no. Purtroppo no. No, purtroppo no, noi non sappiamo, anche perché le uniche testimonianze che abbiamo sono tardive. Esiste un disegno aragonese, diciamo del 300, però sul quale mia cugina si è ispirata per creare questo bel disegno, però è un disegno del 300 c'è riferimento a Iglesia? Sì, però è un disegno simbolico, chiaramente, che più o meno era come un ideogramma, diciamo così, che si utilizzava per simboleggiare un castello qualunque. E quindi certamente sappiamo che aveva due torri, perché un emissario che era stato inviato dai capitani di guerra un po' prima che l'assedio di Iglesias si iniziasse, cioè i capitani di guerra sono preoccupati perché vengono a sapere che la flotta aragonese sta arrivando, è già nel Golfo di Ristano, il giudice Gone II ha radunato le sue truppe, si trova nei pressi di Babilonese, e quindi sono molto preoccupati, inviano un emissario a Pisa con una lettera, quindi questo emissario deve arrivare a Cagliari poi per spedire la lettera, però viene catturato dagli araborensi e che lo interrogano, e quindi lui rivela che il castello c'era, che una torre era completa e un'altra no. Poi noi sappiamo però che il castello è stato completato più tardi, anche in funzione, diciamo, difensiva nei confronti della stessa città in epoca aragonese, come uno strumento del potere regio sulla città. Le torri di Iglesias, se le vedete, sono aperte nell'interno, e quindi in una chiara propensione, diciamo, repubblicana, erano costruite soltanto per difendersi dall'esterno, mai dall'interno, ma il castello poi in epoca aragonese doveva difendere
era il simbolo del potere del re, e quindi in caso la città si fosse ribellata il castello poteva opporre. E questo avvenne durante la guerra contro l'Arborea più volte. Diciamo, il castello resistette molto più a lungo della città, che invece aprì le porte agli Arborea. Quindi questo castello che noi vediamo è un disegno di pura fantasia, in realtà non sappiamo come fosse il castello di Inglesi. Questo l'ha realizzato con la ricostruzione di tua cugina? Sì, Carla Elizzi. Intanto io invito i colleghi, chi avesse già letto il libro, se avete delle curiosità, delle domande da rivolgere a Bruno. Posso fare una domanda? Sì, aspetta. Scusa, posso fare una margherita, che però Può dirci qualcosa riguardo all'alimentazione di Iglesias, visto che nel libro si affronta l'argomento insieme ai commerci? Riguardo all'alimentazione. Grazie Leonardo, una domanda interessante. Noi sappiamo ovviamente che l'alimento fondamentale era il pane. Sì, diciamo che gli alimentari venivano venduti nella piazza Santa Chiara, in una zona delimitata da 3 corde, e lì si vendevano per esempio i polli, si vendevano tutta una serie di ortaggi, si vendevano le verdure, per esempio i mazzi da mezzo denario di varie verdure. Diciamo che la frutta più o meno, a parte ovviamente i frutti esotici che ovviamente non c'erano, però erano quelli, c'erano i meloni, le angurie, tutti gli agrumi, insomma più o meno la frutta che conosciamo noi c'era. Il melone per esempio era una cultura specializzata in Sardegna, lo troviamo anche nel codice, diciamo, agrario di Mariano d'Arborea, e quindi era una cultura in cui la Sardegna era specializzata. C'erano tutti i cavoli, le cipolle, l'aglio, che erano usate anche come elementi di farmacopea. Sappiamo poi che c'erano, appunto, come detto prima, le taverne, che erano delle macellerie in cui si vendeva la carne, gli animali venivano macellati in un'area che era situata tra il rio e il castello, e soltanto lì si potevano macellare gli animali. Quindi immaginiamo, gli animali ovviamente in primis era il maiale, che era l'animale da carne per eccellenza, però si consumavano ovviamente anche le carni, per esempio di pecora, di agnello, chiaramente il pollame, le oche, tutte queste cose. Diciamo che la gente allevava in casa gli animali. Era normale nel Medioevo avere, chi aveva la possibilità, un piccolo orticello, aveva anche, magari poteva avere un maiale. In città circolavano anche i porci Sant'Antonio, cioè quelli della chiesa di Sant'Antonio, che normalmente erano autorizzati a girare per la città, non so se a tutte le ore, però comunque li potevi trovare, mentre gli altri, che erano segnati dall'orecchio, che avevano un segnale nell'orecchio, forse avevano un taglio, adesso non so bene, e quindi si riconoscevano rispetto agli altri animali. I pesci di igiene per mangiare, per pulire la città, dicevano. Sì, diciamo che la Chiesa aveva questo privilegio di poter allevare questi maiali senza oneri di mangime, facendoli circolare nella città, e quindi qualunque cosa di commestibile trovavano, quelli mangiavano. Un'abitudine che poi più tardi però venne vietata, perché comunque non era molto igienico farli circolare, cioè voglio dire, anche il fatto che i maiali erano anche pericolosi, questi maiali per i bambini, peraltro erano pericolosi, che poi le città chiaramente erano sporchissime, questo si potrebbe anche dire. Invece i pesci venivano venduti in piazza della Corte ed erano venduti normalmente sino all'ora terza, quindi soltanto sino alle 9 del mattino, fatta eccezione però per i giorni di magro, quindi periodi di Quaresima, il Venerdì Santo, il Sabato Santo. In quei giorni potevano essere venduti sino alle 3 del pomeriggio, dopodiché il pesce invenduto gli tagliavi la coda per mostrare che non era fresco, però venivano portati freschi, perché erano portati dentro le pischere, cioè vivi, e quindi poi venivano disposti su delle tavole o delle stuoie, insomma, e messi lì a vendere. Quindi ogni luogo aveva la sua vendita di quel tipo di alimento, quindi i pesci erano venduti lì. Invece le carni, ripeto, erano vendute invece
nelle taverne, dove probabilmente si vendeva anche la carne cotta. Adesso non siamo sicuri al 100%, però questo era normale nel Medioevo, quindi potevi comprare la carne cotta. Poi c'erano i forni che vendevano il pane, molta gente se lo preparava a casa e andava a farselo cuocere nel forno, e quindi il prezzo di questa cottura era fissato al breve in 8 denari per uno starello di pane, che era mi pare 50 litri. Il pane era nel Medioevo di 2 tipi, naturalmente era quello bianco e quello nero di segale, non so. Poi non siamo sicuri che tutto questo fosse rispettato anche ad Iglesias, che ci fossero questi tipi di pane anche ad Iglesias. Però questi erano gli alimenti. Sul vino? Forse Sul vino sì, abbiamo delle informazioni sul vino, perché sappiamo per esempio che c'è il vino greco, perché il breve stabilisce che il vino deve essere messo diviso per botti e deve essere presente in quel modo, e quindi questo ci dice per esempio che il vino greco era probabilmente la Malvasia, poi c'era il vermiglio che probabilmente era il Cannonau di origine spagnola, e invece la Monica che era di origine greca. Poi c'era il vino brusco che era un vino vivace, giovane, e poi c'era un vino sardisco di cui non sappiamo niente però. Dove si vedeva il vino non si poteva prendere l'acqua perché per evitare che potesse essere anacquato. Sì, ma l'acqua era presente nelle fontane, quindi tu la prendevi dalle fontane. Chiaramente l'acqua non arrivava nelle case, dovevi recarti alle fontane e lì con delle brocche la portavi a casa. Nei periodi di siccità chi aveva dei pozzi fuori dalla città aveva il dovere però di permettere agli abitanti di Iglesias di prendere l'acqua dal pozzo. Soltanto quelli che prendevano l'acqua per venderla in città dovevano pagarla al proprietario in caso di siccità, perché la prendevano, mettevano dentro degli otri e poi con gli asini la portavano in città e te la portavano a casa se proprio avevi soldi per pagarla. Sì. Grazie Bruno. Qualche altra curiosità da parte dei ragazzi su Iglesias medievale, come ve la immaginate? Chiedete a Bruno, vi darà le sue risposte. Nessuno? Vinuccia, vieni. Va bene. Grazie al professor Renzi per il lavoro che ha fatto, perché leggendo il suo libro è come se in qualche maniera stavo leggendo un collante che ha saputo, come dire, unire tutta una serie di informazioni dando poi una realtà nuova. L'altro è il fatto che molte cose io non le sapevo, cioè nel senso che adesso mi è piaciuta un po' la storia che è legata in questo caso a Iglesias, l'ho studiata diciamo nei vari momenti anche dalla sua nascita, quello che è il suo sviluppo, ma questo che mi mancava, cioè diciamo che mi ha dato delle informazioni che non sapevo. Intanto il nome, l'aspetto proprio originario, questo cioè, mi ha proprio colpito. Nella parte introduttiva che tu fai dici che probabilmente la parola Iglesias è legata proprio al territorio dei ciliepi. Io sono contenta a questa immagine, cioè mi viene una cosa, cioè dalla me è una cosa bellissima. Come mai questo nome? No, ma questo l'abbiamo, forse tu non c'eri ancora perché sei arrivato un po' dopo, vero? Ecco, quindi ne ho parlato, però lo posso riprendere. Allora, il nome, sono state fatte tutta una serie di ipotesi, quella più comune, più nota è quella dell'Angius, Vittorio Angius, diciamo uno storico dell'800 che diceva Iglesias si chiama così, perché lui diceva Iglesias vuol dire chiese, quindi il nome deriva dal fatto che ci siano molte chiese. Effettivamente nell'Ottocento c'erano molte chiese, le vediamo, però queste chiese sono state costruite per lo più a partire dal 500. In realtà in origine il nome era Villa Ecclesiae, tutte le fonti dicono così, quindi villa di chiesa, di una chiesa, non delle chiese. Cioè Iglesias non è che avesse più chiese di altri posti. In origine aveva una chiesa, era una villa, cioè un villaggio con una chiesa, e probabilmente sono state fatte anche altre ipotesi. Per esempio il Pittau diceva viene da Clesia, che in sardo vuol dire ciliegia, però sì, è vero, ci sono altri toponimi che hanno questo nome in Sardegna, però nel caso di Iglesias le fonti dicono Villa Ecclesiae. Più tardi poi con la dominazione aragonese diventa Villa des Gleies, e poi in spagnolo, quando la Spagna viene unificata e quindi la Sardegna diventa spagnola, Villa de Iglesias, e poi per brevitas Iglesias, quindi questo a partire dal 500. Bruno, sono io. Ah sì, rinuncia, vai. Mi ha preceduto l'alunno.
istruzione superiore, perché Iglesias è probabilmente una delle prime realtà che ha avuto la scuola superiore, quindi anche questo secondo me potrebbe essere come dire, un qualcosa che si può seguire. Perché il mio studio poi si ferma al 400 e quindi queste cose riguardano epoche successive, perché ai tempi dei Pisani, degli Aragonesi non c'erano scuole superiori ad Iglesias, nascono nel 600 coi Gesuiti, quindi ed è il momento in cui però queste scuole stanno crescendo in tutta l'Europa, quindi la storia inglese è legata alla storia dell'Europa, quindi nel Medioevo non c'erano scuole elementari obbligatorie, quindi se tu avevi soldi potevi pagarti un precettore privato, probabilmente c'erano anche delle scuole della Chiesa, anche quelle sicuramente a pagamento per l'istruzione elementare, però non siamo sicurissimi di questo. Sappiamo che però i bambini piccoli ricevevano, se proprio vogliamo parlare di come venivano istruiti, c'era un analfabetismo naturalmente dilagante che ha caratterizzato la storia inglese sino all'800, sino a quando col Regno d'Italia poi c'è stata una serie di leggi, a partire dalla legge Casati prima, legge Coppino, Daneo Credaro, eccetera, che hanno reso la scuola elementare obbligatoria. In altre nazioni questo è avvenuto un po' prima, la prima scuola elementare obbligatoria l'aveva ideata Luigi XIV, però questo suo progetto era fallito. Più tardi con Maria Teresa d'Austria, ancora prima un pochino con Federico II, erano nate le prime scuole elementari. E invece nel Medioevo tutto questo non c'era, quindi la maggior parte dei bambini arrivati a 6 anni andava a lavorare. Si andava a lavorare, cioè i bambini facevano i garzoni, i maschi, e le femmine facevano le servette. Quindi la maggior parte, i più poveri, erano destinati a imparare subito un mestiere e arrangiarti, quindi a quell'età dovevi già imparare a sopravvivere con le tue forze. Sino a quell'età chiaramente era compito della madre, l'educazione era comune per i maschi e per le femmine sino a 6 anni ed era la madre, diciamo, l'educatrice principale. Poi più tardi invece i due sessi, diciamo, si dividevano, i più ricchi potevano avere un precettore privato, però purtroppo le fonti non ci dicono niente di questo, per quanto io ne so. Sappiamo che dal 600 c'è una scuola superiore dei Gesuiti che mirava, diciamo, alla formazione della retorica, capite, della grammatica, eccetera, che preparava poi per l'università, cioè per le scuole superiori, che però, non so, a Cagliari, non so quando è che si è assorta, insomma questo. Va bene, grazie Bruno. Non ci sono altre curiosità? Sì, davanti Enrico, giusto? Vieni Enrico. Questi blocchi l'unica sono nati quando l'improvvisazione non poteva più esercitare il suo potere sulla Sardegna, ma qual è l'influenza bizantina sulla città di Iglesias? Sulla città di Iglesias, come io la descrivo nel Medioevo, ovviamente nessuna, perché Iglesias nasce, come ho detto prima, presumibilmente tra il 1257 e il 1258 e quindi sulla Sardegna Bisanzio ormai aveva perso la sua influenza da molti secoli. Allora, tutta questa questione è molto dibattuta e quindi cosa si può dire? Che sicuramente sino al VII secolo il controllo di Bisanzio c'era, già nell'VIII secolo è dubbio, perché noi sappiamo di certo che nel IX secolo, intorno alla metà dell'Ottocento, quindi, abbiamo già la formazione dei primi giudicati, cioè abbiamo i documenti che ci attestano la nascita dei primi giudicati. E quindi dovrebbero essere nati quello di Cagliari, per esempio, ma anche quello di Logudoro, quello di Gallura più tardi, quello di Arborea, insomma, più o meno, insomma, negli ultimi secoli dell'Alto Medioevo. Però inizialmente questi giudici si chiamavano arconti e non si capisce bene se ci fosse ancora un'influenza bizantina quando loro si chiamavano arconti. Di sicuro nel corso dell'Ottocento, tra la prima metà dell'Ottocento e l'inizio del Novecento, quindi diciamo tra il IX e il X secolo, la Sicilia viene occupata dagli arabi e quindi il contatto, diciamo il potere di Bisanzio sull'Italia e sull'Africa ormai è praticamente perduto. La Sardegna si trova isolata e quindi senz'altro in questo periodo si è resa autonoma rispetto al potere bizantino, quindi di sicuro a partire, diciamo così, dal IX secolo,
quindi sicuramente in quel periodo Bisanzio non aveva, ma probabilmente già dal secolo precedente, perché ormai tutto il Nord Africa era controllato dagli arabi, e quindi aver perso il controllo del Nord Africa poteva voler dire poter perdere il controllo anche della Sardegna, però non siamo sicuri di questo. Gli storici sono abbastanza in disaccordo. Per esempio il Cartarraspi porta un pochino indietro la storia dei giudicati all'VIII secolo, mentre normalmente la maggior parte degli storici dicono che sorgono a partire dal IX secolo. Grazie Bruno, ho visto arrivare il professor Attanasio. Giuseppe, scusami, ma so che avevi una curiosità, una domanda da rivolgere a Bruno, in quanto hai letto il suo libro, e quindi siccome sei arrivato proprio nel momento delle domande, ti invito... Come? Se vuoi, mi hai detto tu che avevi una curiosità, no, se non vuoi no, Giuseppe. No, va benissimo. Prima parlando... Allora, sapendo un po' le classi che ci sono, in particolar modo in questo momento sono lì a fare la terza, sapendo i lavori che stiamo facendo in terza, che serve appunto dal Medioevo e il Rinascimento, che tu tocchi in un modo nel tuo libro, anche se non approfondisci chiaramente quello che è la dinamica rinascimentale, mi piacerebbe, Bruno, che tu facessi un'osservazione a partire da quel famoso racconto del tuo aratro all'interno dell'introduzione, che porta che cosa? Alla salvezza dell'umanità del momento, perché cioè lì si evidenzia il cosiddetto homo faber, no? che attraverso la fatica giornaliera cerca di risollevarsi da quelle che sono le pene della natura e tutti i resti. Perché poi la cosa che mi interessa in particolar modo è quando questo homo faber, in un tentativo anche di maggiore comunione con il Dio presente o meno in una logica medievale, punta a costruire non solo le mura cittadina, ma anche dei luoghi religiosi, e l'Ecclesia è conosciuta anche per la sua presenza di edifici religiosi, ma anche quelli sono fatti di pietre, e che portano anche a far capire quali maestranze che possono arrivare anche dalla Pisane che ci sono state qui. Ricordatevi che la campana che abbiamo qui all'Ecclesia in Campania è stata fatta dalle maestranze qui dall'Andrea Pisano, quelli ragazzi del Sabì, colui che ha realizzato la prima porta del Battistello di San Giovanni Battista di Firenze. E quindi trovarselo come qui testimonianze di maestranze di questo livello fa sì che la città stessa sia di un certo livello all'interno del gioco medievale del Rinascimento della Sardegna. Grazie Giuseppe. Sì, allora, già noi sappiamo che già tra la fine del 200 e l'inizio del 300 la costruzione di mattoni, di laterizi era di alto livello, quindi l'architettura in legno era stata già almeno in parte abbandonata. Sicuramente l'incendio del 1354 testimonia il fatto che il legno era comunque utilizzato nella costruzione delle case, quindi può anche darsi che ai tempi ci fossero delle case completamente in legno, però la maggior parte delle case erano fatte in mattoni, laterizi, però potevano esserci dei ballatoi, delle parti, dei soppalchi comunque fatti ancora con legno che potevano prendere fuoco. Quindi l'industria, diciamo, allora poi lui ha parlato dell'aratro, mi pare. Sì, diciamo che molti pensano che noi abbiamo l'idea del Medioevo come un'epoca di decadenza, quindi di crollo, diciamo, di ignoranza, eccetera, e quindi un regresso rispetto all'antichità. Oggi noi sappiamo, tutti gli studi lo attestano, che invece il Medioevo è stato un progresso da un punto di vista tecnologico. Faccio un esempio: l'aratro pesante di cui che Giuseppe ha citato, perché non è stato creato nell'antichità? Perché gli antichi non erano in grado di fondere il ferro, mentre i medievali lo potevano fare, cioè i forni medievali potevano raggiungere i 1500 gradi, cioè quindi raggiungere la temperatura di fusione del ferro con dei grandi mantici che erano azionati da ruote idrauliche, quindi dei meccanismi che nell'antichità non c'erano, o comunque esistevano come concezione ma di fatto non venivano usati perché c'era la schiavitù. E quindi l'abbandono della schiavitù e la progressiva riduzione della servitù ha contribuito al miglioramento delle tecnologie.
L'architettura medievale era di altissimo livello perché le cattedrali sono state costruite nel Medioevo, non nell'antichità. Tutta una serie di scoperte, di invenzioni, adesso abbiamo fatto l'esempio dell'arto pesante, ma delle cose normali come la staffa, non lo so, la forchetta, il numero 0, tutte le cose le banche, le università, le istituzioni, adesso non mi vengono in mente tutte, però comunque è chiaro che proiettano quest'epoca verso la modernità. Noi, se io dico, questo Barbero lo dice sempre, no? Se io dico mi alzo, non so, mi metto gli occhiali, vado in banca, vado in chiesa, mangio con la forchetta, mi vesto, cioè uso i bottoni, tutte queste cose qua, un antico non capirebbe niente di quello che sto dicendo, perché sono tutte cose che sono nate nel Medioevo. Tutto questo forse è stato agevolato anche da un miglioramento climatico, perché sembra che dopo il 1000 il miglioramento climatico ha creato un circolo virtuoso, nel senso che nel Medioevo, diciamo, un bambino su 3 non arrivava all'età di 5 anni, però in precedenza, cioè prima di queste innovazioni, la situazione era ancora peggiore. E quindi il miglioramento climatico cosa ha permesso? Ha permesso migliori raccolti. I migliori raccolti hanno permesso a più gente di sopravvivere. Con più gente sopravvissuta avevamo più manodopera. Questa manodopera poteva essere utilizzata per tagliare gli alberi, per bonificare le paludi. Se tagliavi gli alberi avevi più spazio da coltivare, quindi i campi di grano aumentano. Si innesca un circolo virtuoso che porta a un aumento della popolazione che dal 1050 sino al 2 secoli dopo è quasi raddoppiata, perché si passa da 50 milioni di abitanti a 85 milioni di abitanti. Dopodiché si raggiunge il culmine e la popolazione non sale più. Direi che era un'epoca di grande produttività, di grande sforzo, di grande speranza, di grande fiducia anche nella vita, non lo so. La vita media era breve, però noi non dobbiamo immaginarci questa gente come disperata. La cultura permetteva loro di avere una speranza anche nell'aldilà e quindi di pensare in termini di eternità la vita più che di un momento fugace. Questo io lo noto dal fatto che nei testamenti, cioè la gente quando presagiva il momento della morte si preoccupava del testamento e anche del futuro. Il giudice d'Arborea nel 1336, Ugone II, nel suo testamento fa scrivere che dopo la sua morte vuole che i suoi servi siano tutti liberati, sia quelli personali sia quelli dello Stato. Questo vuol dire che egli pensa che questo Stato sia meritorio e che possa servirli per l'aldilà. Cioè. Grazie Bruno. Devi dire, fare un'ulteriore osservazione. Tu sai che l'Ottocento ad aver creato del Medioevo la cosiddetta età oscura, come tutti dicevano, ma il concetto è fortemente superato. Però per sottolineare una cosa, il Rinascimento nel suo essere il grande fenomeno ha avuto inizialmente le sue grandi difficoltà, perché le cosiddette maestranze medievali del legno, come soprattutto della pietra e tutto quanto, ma soprattutto la carpenteria si è persa nel tempo, che il Medioevo poi è diventato anche più di pietra, e hanno dovuto ripristinare, riconquistare certe tecnologie. Naturalmente il Rinascimento poi le ha saputo anche approfondire, che poi la meccanica e tutto il resto, come lo stesso Brunelleschi, perché costruire una cupola come la Via del Fiore senza le centine in legno, e lui non poteva permettersi le centine perché tanto legno che ci volevano lo stesso, ma non c'era la giusta maestranza per riuscire a essere sicuri che a dover arrivare a 100 metri di altezza avrebbe assicurato una stabilità costruttiva e la vita, rischiando di perdere tanta vita. Brunelleschi non gli è morto un operaio, pur avendo inventato poi tutto il discorso aereo. E però solamente imparando dal Medioevo ha saputo poi capire ragionamento, aggiornandolo con le nuove idee. Certo. Tutto questo non può che derivare dalla fede metafisica nell'oltremondo. Cioè, voglio dire, per i medievali il mondo non si esauriva alla materia e quindi sotto la materia covava delle essenze spirituali, cioè il mondo era, i viventi si accompagnavano ad angeli e demoni che convivevano
con loro, quindi di entità spirituali, cioè l'aldilà non era un luogo inarrivabile di un'altra dimensione che non ha niente a che fare con noi, come magari lo possiamo vedere noi, no, ma conviveva con le persone nella vita quotidiana, e quindi tutto questo produce uno slancio, diciamo così, verso l'eterno, che dà luogo alla creazione di queste chiese meravigliose che oggi non siamo assolutamente in grado di fare. Vediamo una chiesa moderna fatta prefabbricata rispetto a quelle medievali, è orribile. Le chiese sarde, anche se sono piccoline, sono molto graziose e da un punto di vista artistico sono molto belle, quindi c'era un gusto per cui si desiderava fare un'opera bella, e quindi questo poteva anche costare, e tutti contribuivano chiaramente alla realizzazione dell'opera, e il risultato era garantito però, di un'opera d'arte di alto livello, cosa che oggi noi che crediamo di venire dal nulla e tornare nel nulla non possiamo assolutamente fare. Grazie Bruno, grazie Giuseppe. Allora io adesso abbiamo parlato per tanto tempo, ringrazierei Bruno, però voglio anche chiudere con un messaggio secondo me di speranza, e ci credo. Penso che al di là delle diverse sensibilità religiose, comunque anche l'uomo contemporaneo nutra questo bisogno di metafisica, anche quando non se ne rende conto, lo esprime magari in forme diverse, volendo dire la mia a proposito. Quindi ringrazio Bruno per questa giornata molto interessante, per questo libro veramente ben documentato, molto approfondito, e spero che ai ragazzi sia arrivata anche il senso di orgoglio e di appartenenza alla nostra storia in continuità con quella generale, perché alle volte conosciamo più l'altra che la nostra. L'intento di questi incontri su questo tema specifico della nostra città era anche proprio quello di far crescere nei ragazzi la curiosità, come hai detto tu, questo secondo me è il messaggio più importante che ci è arrivato, oltre che la conoscenza non ci può essere senza curiosità, e anche un senso di appartenenza e di riscoperta di tutta la bellezza che ci circonda. Quindi ringrazio Bruno, ringrazio i ragazzi per l'attenzione, i colleghi e la scuola. Grazie a tutti.